Fin da tempi immemori, dalle prime zattere, i naviganti incontravano dei suoni, soprattutto notturni, in realtà emessi da uccelli che prendono in Italia anche il nome di parlanti. Non conoscendo l'origine di questi suoni, nasce l'idea simbolica della sirena, che certamente ha anche a che fare con il delfino. Gli animali fantastici hanno abitato l'immaginario della specie umana fin dai primi uomini nel periodo di trasformazione verso l'Homo sapiens. Alcuni sono delle trasfigurazioni di animali rari o poco noti perché esotici. In altri casi era una sorta di patchwork di specie viventi che con i loro vizi e le loro virtù divenivano una nuova specie. I fossili, i resti di animali di grandi dimensioni estinti hanno sempre ispirato la fantasia e fatto nascere leggende legate ai mostri. Corna, denti, falangi, ossa delle mani o della zampa diventavano delle sorte di simulacri. A partire da un dente si costruiva un drago enorme, da una vertebra. Magari era la vertebra di un balenottera, ma diventava un drago che sputava fuoco dalle narici. Più di recente, un nome così importante nella storia del pensiero umano, quello della chimera, del mostro qualche volta sanguinario, qualche volta benefico, qualche volta ambivalente moralmente, perché si è riusciti, solamente qualche lustro fa, a incrociare cellule, per esempio umane, con cellule di popo. Queste sono le moderne contemporanee chimere. Questo incrocio tra specie diverse ha sollevato perplessità bioetiche in chi ha un rispetto storico, qualche volta teologico, per la persona umana, la sua inviolabilità, rispetto a chi invece, più freddo, forse più algido, vede nel mischiare le specie un potenziale progresso per comprendere e anche curare le malattie umane. Oltre al loro ruolo più classico di esempi di vizi e virtù umane, gli animali sono stati legati molto spesso a superstizioni che si sono sedimentate nella storia dei vari paesi. Il gatto nero, secondo alcuni, anche etologi, era il segnale dell'arrivo dei terribili pirati turchi, che poi magari erano algerini, che sulle loro navi, per poter sterminare più facilmente i topi nella semioscurità, mettevano gatti neri che i topi e i ratti vedevano con difficoltà. Quindi il ratto era sterminato dal gatto nero, ma il gatto nero scopriva l'arrivo dei pirati.